Bene, eccoci, abbiamo iniziato. Ciao Maria, ciao Sabrina, benvenuti. Ciao. Ciao. Prego, Maria, vai. Ok, allora il primo punto è, ho litigato, ho la percezione, la consapevolezza di aver litigato con la mia fiamma gemella nell'antico Egitto. So di essere scappata e ho lasciato un problema in sospeso che non mi permette di andare avanti. Vorrei risolvere il problema. Ora, io questa persona l'ho incontrata proprio qui. Mhm. È uscito fuori durante l'altra sessione proprio che si trattava della mia fiamma gemella Mhm. e non è un caso che io l'abbia incontrato. Credo che ci sia qualcosa a livello non Energia. personale, ma quanto siano le interferenze e percepisco ogni volta che penso di avere una relazione, un legame con questa persona, una gravidanza. Quindi penso che l'unico motivo per cui l'ho incontrato sia un interesse da parte delle interferenze di una gravidanza. No, Percepisco de- ricordo male o è molto anziano? Cioè è molto più No, no, grande no, di no, te? è giovane, è più piccolo di Giovane? me. Ok. C'era una differenza d'età, mi ricordavo, non ricordavo in che Sì, senso. no, ma non tantissimo, insomma, comunque, sono giusto un po' più grande di lui, ma poco, pochissimo. Mm? Lo Ma è il tuo percepisco. attuale compagno, giusto? Ho capito No, bene? no, no, No? no, 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 Ok. no, no. No. Lavoriamo semplicemente nello stesso posto, quindi c'è una sorta di incontrarsi tutti i giorni. Mm. Ehm, Complicità e non so che. Mm. Ma neanche più di tanto, perché per il fatto che ci sono stati dei problemi evidentemente in un altro tempo, vedo che non gli permetto di avvicinarsi, quindi lo tengo sempre abbastanza lontano. Ok. Però percepisco sempre questa gravidanza. Poi un'altra cosa è che lo percepisco nel mio campo energetico, come se sentissi una parte maschile in me che non mi appartiene. Quindi forse ho stretto con lui un patto che vorrei sciogliere. Cioè percepisco una parte maschile e so che è lui. Mm. Non Ok, so come. tu senti, non vai in ipnosi, mi raccontavi prima, senti molto bene, a volte così, in uno stato di veglia hai delle percezioni. Sì, no, no, riesco a vedere, riesco a. Penso che l'ultima volta che ho provato ad andare in ipnosi, letteralmente ho provato dolore. Cioè sentivo l'energia come si muoveva e mi faceva male, mi provocava dolore fisico. Mm. Ok. L'abbiamo vista la fiamma in Egitto la volta scorsa? Non mi ricordo. No, No. Ok, quindi l'hai avuta tu come percezione che fosse una vita in Egitto dove tu sei no, l'avevo. scappata, ok, ma tu eri scappata e il problema è rimasto in sospeso e quindi oggi ha delle Esatto. conseguenze. Però questa seconda parte la dici tu. Ok. No, chiedo. Sì, 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 Quindi sì. Egitto sì, ma il resto non si sa. Va bene, ok. Numero 2, Ok, allora, il numero due. vita precedente. Sì, questo è ecco, una cosa che io ho, che è molto particolare, sono consapevole di altre vite. È come se fossi venuta su questa terra non tanto nel cercare di avere una vita comune o normale come tutti gli altri, ma è come se avessi deciso di venire nel cercare di risolvere i miei problemi e togliermi fuori da questo gioco. Non so come spiegarla. Mm. Mhm. Cioè, vedo che sono molto consapevole ho consapevolezza di vite passate, ma lo so, non è una cosa che parte dalla mia mente, è una cosa molto Che più. senti? Sì, lo so, sono consapevole, so esattamente, ma solo Mm. quelle dove io ho avuto dei problemi, non le altre. Ok, qualcuno appicca fuoco in casa e dentro c'è tuo Esattamente, marito e tuo figlio, tu non ci sei, questa è una vita precedente che tu senti, giusto? Tu non ci sei, esattamente. quindi muoiono, vivi nel dolore in questa vita e oggi il dolore c'è e te ne vuoi liberare. È Allora, rimasto? sì, il problema fu che il fuoco fu appiccato da un uomo. Quest'uomo stranamente oggi so chi è, si occupa di ipnosi regressiva. Mhm. Non Uh, quest- diciamo chi.
Sono Questa io? persona, no, che io conosco a livello eterico, insomma, con la quale purtroppo ci ho avuto a che fare, ed è una persona che vorrei cercare di liberarmi per sempre. Fu una punizione l'appiccare l'incendio, fu lui che appiccò l'incendio. So Ah, esattamente chi è. Quando io ho avuto una sessione di ipnosi regressiva con questa persona, l'ho riconosciuta al 100%. Io conosco molto bene quella persona. tu hai fatto un'ipnosi quindi. Io ho fatto una sessione di ipnosi regressiva con quella persona. Tu diretta? No, non Ah, diretta, ok. Ok, ma l'ho riconosciuto. ok, E vabbè, questo, non lo diciamo nella registrazione, ma se puoi scrivimelo nella chat, certo, così vediamo chi è. Ok, e questo non l'abbiamo visto la volta scorsa, ma è una tua percezione dovuta a questa io esperienza. ricordo l'incendio, ricordo me che piangevo di fronte alla casa, ricordo l'uomo che era appostato, come se l'avessi visto che era appostato, aveva appiccato l'incendio e purtroppo in quella vita io ricordo che praticamente sono diventata, ho perso la testa, ho rinunciato a vivere. Sono diventata una sorta di donna, una clochard praticamente, Mm, sono mm. diventata pazza e sono finita in mezzo alla strada praticamente. Ok, Quest'uomo, questo che è come se avesse un'ossessione, vorrei capire che cosa vuole da me e vorrei che questa persona uscisse completamente fuori. ok, questo è un punto molto simile a questo punto al 3, no? Che riassumiamo in maniera molto molto stringata. E vabbè, vai, raccontaci. Ok, in pratica io vivo appunto a Birmingham ci sono share house, case condivise, scusate, sto ristrutturando la mia stanza, per questo vedete e praticamente niente, è entrato in casa un signore che ha affittato una stanza, e da quando questo è entrato in casa è successo, si è scatenato l'inferno. Se prendevo un autobus, l'autobus aveva un incendio, se andavo a lavoro avevo discussioni per cose che non avevo fatto, le cose in casa hanno iniziato a rompersi, per 8 mesi non ho dormito, Mm. letteralmente alle 4 del mattino venivo svegliata. Questa persona era un alcolizzato, io ho iniziato ad avere problemi simili di salute a un alcolizzato. Ho percepito e ho visto che attaccato a questa persona c'è una disincarnata che è una prostituta deforme, handicappata. L'ho vista intorno al 1800, questo l'ho visto con gli occhi aperti. Questa persona è morta di tumore al cervello e altri problemi. Dove entra quest'uomo in casa, in alcune case dove trova terreno fertile, le persone iniziano ad avere problemi di salute gravi. Ok. Mi hanno attaccato, ho iniziato ad avere problemi agli occhi, infatti non percepisco energia negli occhi, tiroide, la testa, forte confusione mentale e i genitali. Questo uomo però se n'è andato, quindi tu vuoi Se n'è pulire quello che ha andato lasciato. cosa? Vuoi pulire quello che ha lasciato, perché mi dici Sì, differenza forte è pulire, no? esattamente. Quindi vorrei guardare La situazione. e esattamente, una cosa interessante che poi cercava, io credo che questa prostituta, questa disincarnata, avesse dei scopi su di me, cercasse di far diventare, insomma, quello che aveva con lui lo voleva in qualche modo con me, cioè in qualche modo cercava di controllarmi, di nutrirsi, di portargli energia o mi sono accorta che praticamente cercava di allontanarmi dal posto di lavoro e di farmi allontanare dalla fiamma gemella. E come dire, se ci sono già delle interferenze, mi intrometto io e cerco di prendere io questo pezzo Gioco. di energia, no? Va bene, Uh, 4. ok, allora, Cloni. sì, questa è una cosa molto particolare. Vi stavo dicendo prima che io credo di aver deciso di scendere sulla Terra non con lo scopo di avere una vita come tutti gli altri, quindi sposarmi, avere una famiglia, realizzarmi,
ma con lo scopo di affrontare uno per uno i problemi di altre vite. È come se cercassi di cancellare la mia presenza dalla Terra, cioè come se volessi uscire fuori da questo Matrix. Il problema è che sto cercando di affrontare questo problema nel modo peggiore, lo sto facendo con la parte mentale. Percepisco due parti in me, cioè una parte di me che la percepisco lontana, non la sento qui, sento una parte di me che anche mia sorella che riesce ad andare in ipnosi me l'ha confermato, è un clone, ma la cosa incredibile, credo di averlo costruito io questo clone. Cioè, è come se cercassi di affrontare i problemi solo non da un punto di vista, insomma, non so come spiegarlo, personale, ma quanto da un punto di vista mentale. Allora, il clone, il modo di interagire del clone, lo vedo, è come se non ha parte eterica. Non c'è parte eterica. Il modo che ha di interagire con le persone è calcolato, è mentale. È un po' particolare da spiegare, però percepisco questa dualità ed è dovuta a uno scopo. Ok. 5. Giusto per chiudere questo punto, io ogni passo che faccio incontro solo persone del mio passato. È una cosa pazzesca, cioè mia sorella rimane stupita quando le racconto, guarda, questo è un altro, è un altro, è un altro. Quindi, Il tuo passato di altre vite. esattamente, io l'unico, e questo ne ho incontrate persone di tantissime vite, ma tante, a ogni passo ne incontro una. C'è una Ok? cosa che ti arriva, diciamo, che tu Sì, sì, mi riconosci. ricordo, esatto, mi Riconosci. ricordo, sì, lo riconosco l'affetto, riconosco se ho avuto un problema, ricordo una volta in Italia, io ho lavorato per molti anni come terapista e ricordo che venne una persona e l'ho avuto in cura per 7 anni, ci ho anche fatto amicizia, e ho avuto, mentre facevo il trattamento, mi sono addirittura avuto delle immagini dove ero una tenda, era il tempo dei Romani, era una tenda marrone. Vabbè, Maria, sono altre Vabbè, vite, ma in ogni ok. caso è normale questo, è diciamo singolare che tu te lo ricordi, ma se adesso scendi e compri un chilo di pasta, la signora che ti offre del supermercato che ti fa la cassa, diciamo, potrebbe tranquillamente essere una con cui hai avuto un'interazione più o meno leggera in altre vite, è normale. E quando parliamo del cluster, di quelli che fanno parte del tuo cluster, viene fuori che alcuni fanno parte, altri no, altri cluster sono con tangenti al tuo, cioè capisci? Andiamo a vedere quante sono le vite, ma il punto non è analizzare tutte le singole vite, No, compreso assolutamente secondo me no. anche questo incarnato alcolizzato, chiamiamolo così, è capire perché tu, come dire, Riesci. setacci di tutte queste vite, tutte quelle in cui hai avuto dei problemi, come tutti, e te li trascini in questa, facendoli diventare un problema quotidiano, ok? Quindi Sai, scusami che ti interrompo, sai un qual è nemico la... in ogni angolo per te, perché tu lo fai diventare un nemico. Abbiamo avuto nemici tutti in ogni angolo. Se Certo, li rincontriamo non vuol dire che dobbiamo risolvere qualcosa e perdonare tutte queste belle balle qua da New Age. Semplicemente ne prendi atto in un livello più alto e quindi te ne sbatti le balle, te ne freghi mhm. assolutamente, Sai la se cosa, no se ne Lucio? esce. Sembra quasi un piano, nel senso che le persone che vado a incontrare non sono Piano lo decidi tu. casualità. Piano lo decidi tu. Sì, ma Mm. io Quando sembra che sono uscita decidono. proprio con questo piano. Ma se Cioè, no, il piano è un contratto da qualche parte in cui le entità fungono da rappresentanti del contratto. Te lo dico già come stanno le cose. Sono messi lì perché quello è il loro lavoro, ma quello che decide tutto sei tu. Le entità esatto. non esistono, sono solo fregnacce le entità. Sono solo le pigli, soffi. Ieri abbiamo imparato a far fuori le mantidi che fanno tanto paura a qualcuno. Sono insetti le mantidi e sono virtuali. Ok, quindi no, non c'è nessun pericolo, non c'è nessuno che ti fa paura e ti può costituire un problema.
Dialogo con la tua PS, vuoi sapere che cosa vuole, spegnere il mentale, Esattamente. chiarissimo, portare in casa che ti molesta, che vuol dire e iniziamo. Allora, non riesco a dormire, al di là che io ho avuto problemi mentre c'era l'alcolizzato in casa, praticamente non si dorme bene in questa casa. Il portale è proprio nella mia camera E tu lo vedi e sì, cioè è lì. vicino al letto, tipo? Allora, scusate che la mia camera è un po' incasinata. Vabbè, accanto al letto. Immagino che tu sia sul letto adesso, non capisco, ma mi sembra di sì. Esatto, Ok, esatto. accanto al letto. Poi non sa Sabrina perché ne abbiamo parlato prima, cade Maria qualche giorno fa, prima, dopo aver prenotato, mi sembra, no? Cadi Mi sembra di no, prima o durante. dopo, non mi ricordo. Eravamo già in contatto, mi ricordo. Sì, E sì, sì, poi assolutamente. dopo un po', secondo me, avevamo già fatto tutto, poi mi hai contattato e mi hai detto, non va tanto bene, mi sono caduta. Insomma, è caduta al lavoro, linoleum bagnato, beh, puoi chiedere i danni al lavoro, anche un po' tranquillo. Beh, Non fosse quelli successo a non li casa? vedo. Non si fa? No, in realtà dovresti, proprio oggi ne stavo parlando, che c'era un claim, però siccome l'incidente è collegato all'alcolizzato, non l'ho deciso di non fare nessun tipo di, visto che è una cosa mia personale. Ma allora, se era l'uomo delle pulizie che ha messo l'affare di Era plastica, collegato a sì, lui, l'incidente è collegato a lui, te lo posso garantire. sì, però a livello legale, se l'uomo delle pulizie ha lasciato bagnato e non ha messo quell'aggeggio di plastica che dice wet floor, Mhm. non puoi fare niente, ma se non l'ha messo, puoi fare molto. Ed era bagnato perché l'uomo delle pulizie ha bagnato, puoi rivalerti sul tuo datore di lavoro. Vabbè, ma questo non interessa né a chi ci Certo. sta seguendo, né tantomeno a noi. Ok. Disincarnato non c'è? Disincarnato? No. No. Ok, perfetto. Allora io ti disattivo adesso il microfono, Ok. mentre Sabrina si mette Chiudo Ciao comoda. solo Sabrina, posso chiudere la grazie. Sì, finestra? sì, sì, tranquilla, tranquilla. E iniziamo tra 2 minuti. Te lo disattivo, eh? Lo riattivi poi tu alla Ok. fine. Ciao Maria, a dopo. Mi vedete bene? Sì. Ok. Ah, ok. Mhm. Sì, 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 ho capito Maria. Maria mi ha detto chi era l'ipnologo. Ok. Ok, Sabrina, conto da 10 a 1, come sempre, mentre conto, tu oltre a rilassarti, ti connetti a me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, dimmi Sabrina. Allora, la vedo in lontananza dietro una piramide che mi saluta. C'è una piramide davanti tra me e lei. Mhm. E dietro la piramide. Subito l'ho visto dall'inizio del conteggio. Egizia. Mm, mm, mm. Ti dà Maria l'autorizzazione? Sì, mi fa così, da dietro la piramide. Proprio. Anche con una certa, diciamo, emotività. Ok, Maria ha fatto tante sessioni in vita sua e con Mhm. me sola, questa è la seconda. Ok, Come la vedi in generale? non ho capito, scusa. Vedi in generale? La vedo elettrica, la vedo molto in moto, la vedo così, dietro questa piramide e che alza le braccia. E è come se mi sta dicendo, sta cercando di comunque superare questa piramide. Cioè, ci vogliamo avvicinare, ma non riusciamo, non riesce. Nemmeno io riesco in questo momento. No? Beh, perché lei non aggira la piramide e non si presenta di fronte a te. Ok, vedo una cosa. Allora, vedo lei che prende per aggirare la piramide, la vedo su una barchetta, è come se nella piramide ci fosse una sorta di fiume che gira intorno a questa piramide, prende questa barchetta nella barca, la aggira e viene davanti a me. Ok, le richiediamo l'autorizzazione, questa volta scritta, non soltanto un ok con le mani. Prende un papiro e scrive sì, ok. Ok, quante vite ha avuto in totale Maria? Vite precedenti. Mi è venuto subito 3500. Ok, questo numero di vite precedenti varia. Mm. Sì, come sempre, quando mi fai questa domanda vedo sempre questi numeretti che variano, perché è come se dipendesse sempre da quello che decide di fare qui, che cambia e modifica tutto quello che sta accadendo nelle altre vite o è accaduto. Quante erano un anno fa queste vite precedenti? Con la condizione di un anno fa. Mi viene da dir di più, mi esce 2008, 2009. Meno. È come se si fossero. Sì, e scusami, meno. Mhm. Come se si fossero? Mi viene da dire è come se comunque mi hai detto un anno, quando mi hai detto un anno è come se lei avesse comunque in questo anno fatto un suo percorso per comprendere di più e quindi qualcosa sia cambiato, quindi è in continuo divenire, è tutto Però in oggi divenire. sono 3.500, quindi sono aumentate le vite. Non è vero che l'aumento delle vite comporta un peggioramento della situazione o un miglioramento, questo no, però non Mm. c'è una correlazione. No, mi viene da dire dipende tutto da quello che decidi di fare oggi, Ok, che è come se, vedo questa cosa, è come se ogni secondo, ogni cosa che tu decidi adesso cambia tutto, passato, presente, parallelo, futuro, è ok. tutto. Come vedi lo stato degli impianti eterici di Maria? Vedo lei che mi mostra, mi fa vedere il coccige come sopra il sedere, diciamo, alla fine della schiena.
mi fa vedere lì, poi mi fa vedere questa parte del braccio qui, Mhm. poi mi indica il ginocchio sinistro e poi la pancia all'altezza diciamo, delle oaglie qui. Al di là di quello che lei ti mostra, tu cosa vedi d'altro? Qua, qualcosa qua, su vicino diciamo al terzo occhio, testa. Perché lei non te lo mostra? Perché è come se questa cosa a lei serve per, mi sta dicendo, per collegarsi con il mondo sensibile, mi arriva questa cosa, come se questa cosa gli servisse in fondo, come ci sia un compromesso con questa roba qui. Ok. Quindi non me l'ha mostrata. Chi ha messo questi impianti? Maria è interferita. Mm, mm. Da chi? Mi arriva una sorta di drago, che non rettile come proprio drago, un Mm? drago a forma di drago che sputa fuoco e adesso mi si presenta accanto a lei e gli mette la mano qua sulla fronte, su questa parte qui. Mhm. Tutte Questa, le entità non devono toccare niente e nessuno, si mettono davanti a Maria e davanti a te e stanno zitte e buone se non interpellate. ok. Le loro belle mani se le tengono per sé. Allora si è allontanato, è come se mi stava dicendo questa cosa messa qui è come se fosse una sua cosa, cioè come se lei tramite questa cosa qui riuscisse comunque ad avere una percezione maggiore, messa da questo essere qui. Bene. Altri. Chiama il capo del drago. E mi viene una mantide. Mhm. Mi si presenta una sorta di mantide gigante, verde, questa volta proprio come le mantidi che conosciamo umane, quindi proprio la mantide gigante, che sposta sto drago e mi sta dicendo, adesso dice lui, non, cioè sono io. Vabbè, il Lui. capo della mantide, l'insetto. E mi si presenta un'altra mantide, però grande 3 volte di più, che si presenta davanti a lei. Il capo della mantide grande. Intanto, mentre la cerchi, moltiplica per 100 la tua attuale frequenza. Mi si presenta una sorta di lupo cane enorme, Bene, come si chiama? però adesso che mi sono, cioè, perché secondo me c'era una confusione e mi sono avvicinata, mi si presenta un uomo, un umanoide grande, grosso, che non era un lupo in realtà, ma cioè un umanoide, un incrocio. Mhm. E Adesso, mhm. mi dice sono io in realtà, sono io che sto sopra tutto. Ah, beh, sì, certo. Inventiamo adesso una cosa nuova. Un portale, una porta, non un portale. La Mhm. porta, attraverso la quale non so, nelle trasmissioni televisive si fanno passare gli ospiti, no? Che Mhm. poi piano piano si siedono nel salotto classico del talk show, no? Mhm. Questi ospiti passano attraverso un passaggio, noi lo ricostruiamo come una porta. Cioè,
non so, l'ospite 1 viene da Roma, l'ospite 2 viene da Venezia, l'ospite 3 viene dal Cile. Ok? Quindi la Mm. provenienza degli ospiti è varia, ma tutti passano dalla nostra porta magica. Chiamiamola porta magica. Questa è la porta degli ospiti, è la porta delle interferenze. Ora la apriamo e dovunque siano, di qualunque natura siano, in ordine gerarchico, a partire dall'umanoide lupo, chiamiamolo così, arrivano a salire tutti quelli che devono arrivare. Via. Mi viene dal più alto, mi viene sempre questo umanoide che noi abbiamo chiamato lupo. Vedo come se c'è una tenda che si apre, tipo teatro, e esce lui. Poi a seguire mi vengono le mantidi. Poi a seguire mi viene questo dragone. E poi a seguire, come sempre nella mia solita modalità, perché li cercavo, e 4 EDL che escono dal corpo, che stavolta si presentano tutte e 4 per mano. Non lo so. Mm. Sopra l'umanoide chi c'è? L'aquila, Ok. E sopra l'aquila? l'uomo barbuto. Zeus. Sopra Zeus. È comparsa una cosa strana, mi vedo una sorta di... eh, mi è arrivato un computer. Oh. Cioè, ho visto un computer, un portatile. È Come si chiama strano. il computer? No, no, per niente. Anzi. Mi dice it, non so. Mm. IT. Bene, 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 bene. Causa esoterica, Sabrina, del mio ogni tanto eco della voce. E Zeus. Va bene. Allora, Maria ha, possiamo dirlo, no? Un sangue molto misto, diciamo, per riassumerla in breve, un sangue nobile. Nord dell'Europa essenzialmente. Sangue blu. Mm. Quindi DNA, sangue non ci importa, DNA. Mi Analizziamo. viene... Mhm, Scusami, mentre parlavi mi ho visto l'Inghilterra. mhm. Beh, molto nasce da lì, poi vabbè, arriva dalla Svezia, va verso la Svezia, arriva dalla Danimarca o dall'Ungheria, va verso l'Ungheria o la Danimarca e così via. Il DNA di Maria è completamente umano, No. eterico, eh? Mhm. Allora, mi viene questa cosa, è come se lei comunque è una persona molto, con i canali molto aperti, questo sì. E utilizzano questa cosa per, avendo i canali aperti per infiltrarci qualcosa dentro. A livello di DNA mi viene che comunque c'è tanto di... mi viene mantide a me. Mantidi, sì. Che percentuale di DNA eterico e mantide? 10. Perché poi la mantide comunque mi arriva questa cosa qua, essendo lei molto collegata, molto aperta, comunque sicuramente energeticamente molto, mh, diciamo, diversa, no? Cioè, rispetto allo standard, Mhm. è come se fosse con il DNA mantide fosse eh, potesse essere Analogo. analogo, sì, ecco, perché comunque la mantide è molto, mi viene mentale, quindi, cioè, La mi viene mantide, questo. sì, è un controllore mentale ed è di Mm, solito mm. preposta a esperimenti genetici, quindi genitali, ma non solo. I cloni, gli ibridi, ci sono sempre le mantidi, sono i medici in pratica delle entità, sono i genetisti, i medici, fanno questo tipo di lavoro.
È come se mi viene che la sua energia, quindi la sua particolarità, ecco, chiamiamola così, si sposa perfettamente con loro, con il loro DNA, con i loro intenti. Sia comunque una persona molto in sintonia, mi viene questa cosa qui. Ok. Analizziamo la percezione di Maria di una vita precedente in Egitto, che evidentemente è un qualche cosa a cui lei tiene anche in ambiente eterico. Abbiamo analizzato l'altra volta suo collega e abbiamo individuato essere la sua fiamma. Prima domanda, tu vedi la stessa cosa? Allora, mentre me lo dicevi, ho visto una tenda dove vedo lei, cioè lei era una donna in questa vita in Egitto e vedo un ragazzo dentro e lei dentro questa tenda come se sono lì in un momento di intimità. Io vedo questo. Ed è lo stesso collega di adesso? Mhm. Un po' più giovane di lei? No, mi viene l'età, non la so se è più giovane o no. No, no, in questa vita è più giovane. Mentre parlavi di loro due ho visto questa scena, quindi secondo me sì, sono loro. Ok, questa è la scena in cui litigano. No, in realtà questa è una scena dove io ho visto invece che erano in un momento di... è come se lei mi avesse voluto mostrare un momento di felicità, di intimità Ok, personale. vabbè, questo è un punto che hai visto tu. In questa vita in cui sono fiamme in Egitto, arriva un punto in cui litigano, lei scappa e non torna più, e quindi la relazione, come dire, in qualche modo finisce. Lei ha avuto questa percezione. Voglio capire se la vedi anche tu o se è stata indotta da qualcuno o qualcosa. Allora, mentre parlavi, ho visto questo uomo, ragazzo che stava con dei massi sulle spalle e veniva frustato da degli esseri simili a quelli che vengono configurati, tipo dei cani umani. Vedo questo. Mhm. Quindi C'è il vedo. litigio? C'è la rottura della fiamma in questa vita? Allora, ti direi di sì perché comunque mi sembra, mi sta facendo vedere questa cosa, è come se lei voleva ribellarsi a questo suo modo di non ribellarsi. Quindi mi sembra, mi arriva come se lei volesse ribellarsi a tutto questo, ma lui non riuscisse a farlo, quindi lei non fosse d'accordo a questo suo sfruttamento di costruzione di qualcosa, di piramidi, di non so, in quel periodo e vedo che comunque sì, c'è una rottura, però non vedo il discorso che lei scappa, cioè non vedo fisicamente che lei scappa, però vedo questa dissonanza di visione di quel momento, di questo momento che mi fanno vedere, di questa vita. Ok. A impedire, cioè a creare questa dissonanza, sono scelte di Entità. Maria, l'entità. Le stesse? No, Qualche io importo. ho visto questo umanoide con la faccia da Cane. mm, Anubi. Anubi, esatto, sì. Altra vita precedente sentita da Maria. Appicca il fuoco, qualcuno appicca il fuoco alla sua casa, dentro c'è il marito e il figlio che muoiono. Lei non c'è, lei vede il responsabile e lo collega a una persona in questa vita. Il dolore se lo porta ancora oggi. La verità di quello che vedo è come se lei dovesse... Allora, quello che ho visto fino adesso l'ho percepito molto reale, quindi vero, proprio l'ho proprio visto nitido. Mentre invece mi raccontavi questa cosa ehm, è come se lei dovesse in qualche modo processare nella sua mente quello che percepiva. Quindi io questa cosa non... È come se avesse visto uno squarcio di qualcosa, ma dovesse dargli una spiegazione a livello qui mentale, fisico. Quindi, Mm. mentre quella la vedevo proprio come una cosa
cioè reale, accaduta o che Questa è sta più costruita accadendo. dal suo mentale. Percepisco questa cosa qua, sì, molto, cioè vedo proprio una differenza di percezione mia, Per cioè quella è qualche, reale. per qualche parte comunque vera, per esempio lei ha perso dei cari in una vita precedente in un incendio, o una persona le ha fatto del male. È una costruzione mentale, è come se lei processa l'incendio come sì, sicuramente se vogliamo andare a ricercare si può pure ritrovare, però è un insieme di più visioni che lei ha, comunque abbastanza avvengono molto spesso quello che sta dicendo, cioè avviene molto che lei ha dei flash comunque di cose sue accadute, però è come se alla fine, stando qui, la sua mente fisica dovesse avere, mi dice, prendere un accordo con l'anima, con tutto quello che è accaduto, che sta accadendo, e quindi dovesse dargli dovesse razionalizzare e quindi lo processa in una certa maniera. Questo vedo, che magari è accaduto, però è come un insieme di più informazioni che lei ha dentro, che comunque percepisce, ricorda, perché comunque ha questa sua cosa, cioè ha una forte... A me viene remote viewer, mi viene da dire questa cosa, come se lei alcune volte si staccasse proprio e vedesse pezzi di vita, però alcune volte mi viene da dire anche che vede pezzi di vita non sue. E le attribuisce a se stesso. Come se vedesse gli altri, cose degli altri, e quindi comunque deve sempre processare la mente perché siamo sempre qui, ricordiamoci che siamo sempre qui, e quindi deve dare una spiegazione razionale e la processa in una certa maniera. Ok, torniamo un attimo al DNA eterico. Mi hai detto 10% Mantide, mantide e 90 umano? no, io vedo pure del rettile, rettili, no, rettili, scusami, vedo sti draghi, draghi, proprio draghi sputafuoco, drago, Che draghi. percentuale? Sempre 10 mi viene. 10, 10 e 80. Umano. Ok. E veniamo al coinquilino alcolizzato, chiamiamolo così. Forte interferenza per 8 mesi che genera, vabbè, l'abbiamo sentito nei punti, vari problemi, l'insonnia, problemi al lavoro, problemi di trasporto. Lei si sente alcolizzata, ma non lo è, e questo personaggio lo era. Allora, lei Vede. è... Mhm. Scusa. Dimmi, dimmi. Lei è molto empatica, comunque. Molto Quindi aperta. sì, è come se la stessa cosa che vedevo prima. Cioè, lei magari va a una passeggiata al supermercato, ok? Mi viene da fare questo esempio. E avendo i canali molto molto aperti, è come se Era ci su. fosse, Mm. vedesse e percepisse più cose che poi comunque deve dare un senso, deve dare una linea guida in quello che vede, le fa sue. Io questo qui non lo vedo collegato a lui, a lei, scusa, cioè lo vedo come se lei percepisse i suoi disagi, percepisse il suo, quello che magari la sua vita non va bene in questa persona che è Mhm. arrivata a lei, e lei è come se si caricasse, percepisse quello che non va in lui e lo sentisse anche lei, ma non lo vedo Questa collegato a lei. Sono state fatte delle ricerche su questo personaggio e sembra che prima di arrivare in questa casa fosse andato in altre e avesse, sembra, con la propria presenza provocato e delle proprie interferenze, presumibilmente entità o disincarnati attaccati a lui, non ci importa, causato malattie e anche morte di persone, soprattutto giovani. È la sua apertura, cioè, cioè, è come se lui cercasse le persone come lei. È il contrario, cioè è lui che involontariamente cerca queste persone per, mi viene da dire, poi adesso mi è venuto così, per ehm, alleggerirsi di quello che ha, quindi si va a capare le persone aperte come Maria, che si caricano
di questa roba, nel senso che comunque è come se lei in qualche modo lo accettasse, mi viene questa cosa qui. Cioè se lei volesse non potrebbe non succedere niente, però la sua apertura, la sua sensibilità che deve imparare secondo quello che vedo e secondo quello che mi sta arrivando a controllare. Perché l'insonnia dovuta subito dopo l'arrivo di questa persona? È tutto sto macello, è tutto quello che, cioè, è come se io ti tocco una persona e come se vedo questa scena, lei mi fa vedere questo, è come se lei mi fa vedere questa scena qua, vedo lei che tocca questo uomo, è come se gli passasse nella sua mente tutta la vita di questo uomo e quindi automaticamente lei ha il suo più tutto quello che percepisce all'esterno. Quindi se non impara a selezionare e a comprendere che non è tutto suo e comunque a fare una cernita, lei praticamente quando va a dormire deve processare il suo più tutto quello che ha vissuto durante la giornata e tutte le persone che gli sono passate addosso, che è come... L'autobus che la portava che la portava al lavoro, che si è fermato a causa di un incendio. L'incendio di fatto l'ha portato lei, Sì. perché l'ha preso dall'uomo. È lei, è lei, è lei, è lei, è lei che, cioè, come adesso mi dice questa cosa qui, lei proprio me lo sta dicendo, è come se io devo in qualche modo sfogare tutta sta cosa, tutta sta roba che mi acchiappo, no? Cioè L'ha brutto deve, fuori. eh sì, perché comunque non si può reggere, è ovvio che non si può reggere, quindi è come un modo di sfogo e magari possono capitare diverse situazioni nella giornata, diversi piccoli incidenti, diverse cose dove lei deve comunque esternare perché lei acchiappa tutto, tutto. C'è un portale nella sua stanza, Mhm. quello che ci ha mostrato durante i punti. Allora, quando me l'hai detto più che portale, io ho visto proprio come se ci fossero, mi è arrivata questa visione. Lei ovviamente lo percepisce come portale, è una sorta di portale. Io vedo tutte spine attaccate a un punto della sua camera, come se da lei mi viene questa cosa qua, tutta questa sua capacità che lei ha, perché ovviamente ce l'ha, questo l'abbiamo, cioè, lo sento forte, e come se loro prendono le informazioni da tutte queste sue capacità, perché comunque è fuori dal normale. Quindi loro studiano questa capacità un po' non normale, no? Cioè una visione fuori dalla normalità. Quindi vedo tutte spine attaccate in quel punto che lei ci ha mostrato prima. Quindi più Quindi che sì. un portale, un passaggio entro, esco e faccio quello che voglio, è già uno strumento di raccolta dati, diciamo Esatto, sì, sì. spine, misuratori, no? E lei li vede, li vede, no, ma li percepisce, Percepisce. ma di fatto tutti i dati dell'esperimento, ha un nome questo esperimento? Mi viene mental. Mental. Mm. Sempre Zeus è sopra il computer IT. No, e Hit è sopra Zeus. Sì, ma Zeus e sopra Zeus Computer It sono i responsabili di Mental. Sì, sì, sì. Ok, quindi diciamo il portale. Causa Cioè, esoterica, cioè, causa esoterica della caduta dopo aver prenotato la sessione, si è fatta molto male alla colonna, è successo al lavoro, pavimento scivoloso. e queste sono le mantidi che dicono, mo se lei fa questa cosa però si libera. Quindi noi cerchiamo di... non possono non far accadere una volontà della sua anima, ma possono sicuramente rallentarla. Mm. Però la caduta di fatto l'ha voluta l'anima, perché le mantidi non muovono un dito se non hanno un'autorizzazione, perché la parte subliminale di Maria ha voluto autoboicottarsi sul banco degli imputati. Perché mi dice io ancora non ho capito come posso farla, questa cosa, come posso bloccarla. Mm. Cioè lei è una persona, secondo me,
molto, molto, molto aperta, sensibile, empatica, cioè come se quasi, io penso che se vai al supermercato e torni a casa stai male, mi dice questa cosa del supermercato da tutto il tempo, cioè come se lei fa un giro per un posto e si sente scarica, ovviamente, io vedo questa cosa qui, però non abbia ancora compreso la sua potenzialità, quindi come utilizzare questo dono, questa sua energia, questa sua capacità per se stessa anziché per scaricare gli altri. Dice, io non lo so. Quindi automaticamente è come se, come il signore che fa la spesa che ha un problema, percepisce lei e glielo scarica, così la mantide è la stessa cosa. Cioè non Chiediamolo distingue alla tra i parte due. subliminale, alla parte eterica, di Maria, come gestire questa grande apertura e questo vivace mentale. E lei mi sta dicendo, io vedo tutto. Dice, io adesso mi sta dicendo, io vedo tutto, io sono una spugna, dice. Bene, questo impedisce però di vivere una vita normale, soddisfacente. Ogni angolo nasconde un nemico. Devo chiudere i miei buchi, mi sta dicendo. Io non so come chiudere i buchi, e però è come se io, come mi sta dicendo, è come se io mi rifletto nelle vite degli altri, le faccio mie e vivo in queste vite, vivo negli altri, mi sento collegata, mi sento con loro, mi sento, mi Mhm. sento con loro, collegata, mi dice, non lo sa, non lo sa. Vabbè, adesso lo vediamo. Esiste un clone? Ci sono dei cloni? A me ne è venuto uno, però non è un clone, è ibridato con... È strana questa cosa che vedo, è come se fosse mezzo insettoide, ibridata, perché lei ha questo suo DNA, capacità mentale, anima, non lo so, che comunque si sposa molto molto bene sempre con loro, quindi è come se creano un qualcosa di... uniscono le capacità di questi esseri con queste sue attitudini rare, e quindi esce fuori un essere. Mi viene da dire che questa sorta di clone abbia tipo dei poteri che noi qui definiamo soprannaturali. Lo vedo che sta in un posto, mi è venuto, mm, so che è lei, ma non è esattamente lei, e che muove degli oggetti dentro una stanza in un posto diverso, non so dove, come se sta facendo delle prove delle sue potenzialità. Ok, guarda dove sta. Esce dal posto in cui si trova questo clone, chiamiamolo così per comodità. Se non capisci, esci ancora di più, allontanati, guarda muovendoti come una telecamera velocissima. Dove siamo? Mi viene Alfa Centauri, non so se Mm, è possibile. certo. Ce n'è uno solo di clone? No, ce ne stanno altri due, ma sono, ora che me l'hai detto, li vedo, sempre lì, sono sempre legati a questo clone, cioè, ne vedo altri due simili a questo qui, sempre legati alle mantidi, sempre una sorta di prove che s- mischiate con questa sua capacità, quindi sempre immischiate alla mantide, vedo del insettoidi, di donna, perché poi la percepisco come femmina, insettoidi, così, li vedo così, ne vedo tre adesso, Mhm. ma li vedo sempre lì in questo posto. Alfa Centauri. Quindi siamo a tre.
Diciamo uno più formato, gli altri un po' più Meno. semplici. Mm-mm. Va bene, il quadro si sta chiudendo, ma non è per niente semplice. No. Come vedi l'emozionale di Maria? L'emozionale di Maria lo vedo con tante cose non sue. Ovviamente, di riflesso di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, lei la vedo molto concentrata. Cioè, alcune cose che lei percepisce sono sue o anche legate, insomma, pure a questi cloni che vedo che comunque mi fa vedere sti poteri, quindi comunque c'è una grande confusione, quindi lo vedo presa da tante emozioni che comunque non sono sue, però le percepisce come sue o comunque collegate a sé sempre per il solito motivo, perché la sua mente deve per forza razionalizzare, altrimenti non si può stare qui. Quindi confuso comunque. Cioè, è come se lei non riuscisse a comprendere cos'è veramente suo e cos'è quello che acchiappa durante la giornata degli altri. È soggetta ad abduction, Maria. Sinceramente mi viene pochissimo perché già tutto quello che lei, cioè quello che utilizzano in questa sua capacità, che già è il 90% di quello che va bene così, a me ne è venuta proprio una tantum, poco, poco. Quella struttura che ha nella casa, nella stanza che raccoglie i Fa dati, è già... tanto, fa Ha un tanto, nome cioè, questa struttura? Al di là del fatto che la vedi come delle spine elettriche. mm, mm, mm. Come si chiama? Cos'è un hub? Quando mi hai detto un nome, a me mi è venuto sempre la visione di una sorta di tipo dischetto, chiavetta dischetto, mi è venuto così. Non riesco a dargli un nome, è come se un nome non c'è, è un'applicazione, una cosa finta, una cosa artificiale, un collegamento elettrico. Non vedo nome, vedo proprio, vedo spine, e quando mi hai detto se è un nome, ho visto un dischetto e poi una chiavetta USB, visto questo. Mental. Va bene. Guardiamo l'emozionale di Maria, di nuovo. Perché è complicato, perché quando mi dici guardiamo l'emozionale, io vedo tante cose non sue, vedo, cioè, è come se lei adesso mi sta mostrando e vedo tante persone che vive, cioè che non c'entrano nulla, che non è lei. Mm. Faccio Tipo, difficoltà. per esempio, i colleghi? Colleghi, lavoro, giornata, è come se non riuscisse a processare, cioè deve trovare una modalità per non, cioè percepire ok, però poi non permettere a queste cose degli altri di condizionare se stessa e farle sue, altrimenti gli altri stanno meglio e lei dopo però no. Quindi è difficile riuscire, proprio è complicato, è come se mi mostra le vite delle altre persone. In questo momento vedo cose che non so che non c'entrano con lei, però lei me le fa vedere e dice, ecco, vedi, e io sto così, questo è. E emozioni sue? Ci sono, per forza. Per esempio, derivanti da questa situazione. Disagio, mancanza di controllo. Disagio, mancanza di controllo, mancanza di una discriminazione, gli manca la discriminazione, quindi è confusione, tanta confusione e dolore per cose che comunque non vedo che non le appartengono. Vedo questo. Ok, va bene, iniziamo a pulire quindi tutte le emozioni, Maria, e tutte le emozioni che non le appartengono, mostrale come raccoglierle
e buttarle in un portale definitivo. Allora, prende un retino e incomincia ad acchiappare tutte ste, le vedi, me le mostra come farfalle nere che rappresentano, mi dice, questi sono tutti quegli altri, tutte persone che non, cioè emozioni che non mi appartengono, quindi emozioni di ciò che lei prende durante la sua giornata lavorativa o semplicemente, insomma, la sua giornata le acchiappa con un retino e me le mostra come tutte farfalle nere e adesso le ha raccolte tutte e sono tutte in questo retino che lei ha chiuso con la mano e me le mette lì davanti così. Ok, via in un portale definitivo. Opla. Ok, mandate via. Quali emozioni ad alta frequenza sono in Maria rimaste e possiamo alimentare con nuove frequenze? Lei è una ricercatrice. Mi dice, io ho bisogno di scoprire, vedere, cercare, provare nuove esperienze. Lei è un divenire, un continuo divenire, cioè lei raggiunge una cosa e ne vuole fare subito un'altra. Quindi Mm? mi mostra questa cosa qui. Io devo fare tante, tante, tante cose. Devo sfruttare tutto il tempo che ho. Però prima lo facevo in modo sbagliato, perché io prima è come se vivevo quello che vivevano gli altri per provare nuove esperienze. Invece adesso lo posso farlo io direttamente, senza usare gli altri. Mi dice questo. Lo sta dicendo. Mm. Però lei ha ancora entità e impianti. Mhm. Non li abbiamo ancora levati, no. Vuole levarli? Vuole toglierli? Mhm. Mhm. Allora, lo vediamo al contrario questa volta. Andiamo e vediamo se si tolgono da soli al cluster. Quel posto dove risiedono i propri contratti di tutte le 3500 vite, numero variabile, e dove ci sono le persone nel proprio cluster con cui probabilmente abbiamo passato più tempo, più vite, più occasioni. Allora, mi porta in un posto dove c'è, mi porta in un posto dove ci sono degli armadi con delle ante a vetri e da dove si vedono, diciamo, tutti i suoi libri. Sono dei libri, comunque, una sorta di libreria con delle ante a vetri. Mi porta Mhm. lì. Sono libri grandi, libri piccoli. Quanti sono i libri? Mi dice 1800. Ok, sono tutti in questo mobile a vetri. Sì, lei li ha compattati tutti in un mobile. Ci ho visto subito questo, mi ha portato in questa. Non c'è nulla intorno, vedo solo questo mobile, me l'ha fatto vedere con questa anta a vetri e sono tutti lì, tutti compattati, sì. Cosa vuole fare? Può, suggerimento, aprire un portale definitivo sotto il mobile e buttare tutto via. Questo è il metodo più rapido. Oppure può prendere libro per libro, aprirlo, leggerlo, capire e buttarne uno alla volta. Se decide di buttare alcuni libri sì, altri no, non va bene. No, mi dice io voglio levare tutto. Adesso fa un cerchio con il suo piede. Vedo come se fa un cerchio con il piede, disegna con il piede per terra, apre un portale e tutto il mobile va giù. Però lo fa col piede, disegna come un compasso con la sua gamba. Fa questo. Andato? È sparito tutto. Della sua attuale vita, chi c'è nel suo cluster? Il collega. È la fiamma, diciamo. Mhm. Mhm. L'alcolizzato?
No, io non lo vedo collegato a lei questo qua. La madre? Beh, sarebbe strano se lo fosse nel cluster. Io vedo mamma, papà. Vabbè, e altri. Altre An- persone che però non so definire, sì. con queste condizioni del cluster ci sono gli impianti? Mi fa vedere rimasto questo qui, perché questo qui è quello che... Mm. Allora, quando me l'hai detto non ho visto più null'altro di quello che abbiamo detto prima, però mi indica lei questo qua, come se questo qui lei mi dice che comunque è come se fosse un portale per lei, per tutta questa storia che abbiamo detto adesso di comunicazione con gli altri, in quanto comunque, anche se è sofferente questa situazione, ma gli dia uno spunto di ricerca a lei, questo sentire gli altri e questa roba qui fosse un'amplificazione ancora di più collegata comunque alle entità che l'aiutava a essere più aperta, ecco. Che in realtà è una sopravvalutazione quella della pineale, in quanto insomma, Mhm. siamo convinti, 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 ma poi alla fine È chi l'anima s- che sente, non è. Esatto, esattamente. Fatta questa considerazione così, tra parentesi, forse Maria l'ha ascoltata. Andiamo all'avatar. Si è sbrigata. In questo momento l'ho vista, ha chiuso tutto il computer, ha preso tutto quanto, ha tutto ha accumulato tutto, molto di fretta. È come che se mi sta dicendo, vabbè, vabbè, ok, via, via, ho capito. Cioè, è come se volesse accelerare i tempi adesso. È arrivata lì, ha chiuso sto computer e c'è questo portale che ha aperto già da prima, che è rimasto così, e prende il computer, lo butta via con fretta e butta via pure il fantoccio come lo vediamo noi. Però di Ah, corsa lo fa. ok, ma lo fa bene. Sì, sì, lo fa bene, però è frettolosa. Dice, basta, ho capito. Levo tutto, via. Ok, con queste nuove condizioni ci sono entità e impianti, compreso probabilmente quello rimanente nella ghiandola pineale. Allora, no, adesso ho fatto proprio il gesto di levarsi questa roba qui. E poi con tutte farfalle nere, le trasforma in farfalle nere, vanno via tutte le entità, cloni, entità, tutto. Porta tutto via con queste farfalle che volano velocemente via, nere, me le mostra così, che volano via dentro il portale. E c'è qualcosa che cerca di non entrare, ma lei sempre con sto retino, con questa modalità, mi fa vedere, prende sto retino e le butta tutto via e adesso ha buttato pure il retino. Mhm. Ok, torniamo al suo emozionale. Lo vedi pulito o ancora eterogeneo, cioè costituito da emozioni non sue? Adesso mi fa vedere, mi dice no, adesso mi fa vedere tutte farfalline bianche e dice queste sono le mie nuove emozioni che io devo provare. Sono emozioni belle, alta frequenza, mie, tutte mie, le creerò tutte io. E mi mostra queste emozioni bianche e, e dice io ho capito che posso farlo da sola, posso io crearmi le cose belle, non devo andare a fare esperienze tramite le emozioni degli altri. È questo quello che ti sta dicendo la sua parte subliminale? Mhm. Bene, che è un po' il messaggio che chiedeva Maria, ma Maria chiedeva anche alla parte subliminale di dare suggerimenti relativi allo spegnere il mentale, che evidentemente lei stessa si accorge essere molto vivace. Il mentale è una costruzione, mi dice. Il mentale non esiste, no?
Lei dice, io devo risplendere e il mentale è finto. Il mentale è quello che tu vuoi che sia. È un filtro non reale, ma tu hai la possibilità di bypassarlo senza metterlo da parte, perché il mentale ti serve per stare qui. Altrimenti tutto quello che vedi, senti e percepisci non lo puoi processare senza il mentale, altrimenti non puoi stare qui. Sì, ma come spegnerlo? Non si può spengere il mentale. Ti devi accordare con il tuo mentale. Non puoi spengere il mentale, perché spengere il mentale vuol dire non poter stare qui. Come gestirlo? Come evitare di farsi domande perché il coinquilino è arrivato, collegando al fatto che si è particolarmente aperti e creando tutta una serie di ragionamenti che poi portano inevitabilmente, al di là delle interferenze del coinquilino, all'insonnia, per esempio, no? Pensieri ridondanti, pensieri negativi. Lei mi dice devi fare una cernita di quello che tu percepisci, altrimenti è come se lei riempie il mentale e quindi il mentale durante la notte o quando non riesce a dormire o quando comunque non sta bene, e il suo mentale lavora tanto perché lavorava per cose non sue, cioè erano conseguenza di quello che lei prendeva degli altri e quindi ovviamente stando qui la mente deve processare, mi viene questa parola, è come se deve catalogare, altrimenti non si riesce a stare qui. Quindi secondo me è quello che mi arriva e che mi dice è come se adesso il mentale lo deve alleggerire lei, dipende, era una conseguenza di quello che lei percepiva e che processava. Si alleggerirà molto nel momento in cui riuscirà un pochino a concentrarsi più su sentire quali sono le cose che veramente percepisce lei, quindi che veramente sono sue. Cioè un pochino, mi viene da dire, schermandosi anche dagli altri, altrimenti continuerà ad attrarre situazioni dove dall'altra parte qualcuno percepisce il suo essere spugna e quindi è un processo che è come un circolo vizioso. Se lei riesce a comprendere che questo, riesce a prendere consapevolezza di questo suo circolo vizioso, il mentale si alleggerisce e quindi automaticamente è tutto conseguenziale. Il suo sentire, che pare fosse fortemente influenzato da un impianto nel terzo occhio, Mhm. non essendoci più adesso l'impianto, giusto? Non c'è più l'impianto? No, Mm? non c'è più. No, Ok, sì, ok, non c'è più. no. Ok, questo suo sentire si modifica, scompare, aumenta, è diverso, è uguale? Ora mi viene da dire che lei comunque è la sua anima che chiaramente sente. E mi viene da dire che però era con questa cosa che c'aveva, che adesso ovviamente non ha più perché se l'è levata, era amplificato. Quindi secondo me la sua percezione non è che diventa di più o di meno, si equilibria, cioè è finalmente quello che deve essere per lei. Mi viene di questa cosa qua. Perfetto. Allora, check. Abbiamo praticamente finito. Ci sono ancora entità? No, lo buttate prima con le farfalline nere. Il computer IT esiste ancora? Mi viene da dire non per lei, però esiste. Ok. Il programma Mental esiste? Non per lei, ma esiste, sì. Quella accrocchio di prese elettriche barra, diciamo, portale nella stanza esiste? No, I tre cloni? no, ho buttato tutto via prima. 4 EDL e impianti? No, no, no. Nell'emozionale esistono emozioni non sue e o emozioni a bassa frequenza?
No, io in questo momento la vedo pulita, piena di energia e piena di mettere in pratica la sua nuova è aperta, Condizione. condizione, apertura però per se stessa. Ok, Cioè, come se adesso dovesse decidere cosa fare con tutta questa cosa. È come se lei, mi viene a dire questa cosa qui, prima riempiva uno senza spazio che scelta. adesso, esatto, e adesso è tutto vuoto e come se vuole fare esperienze sue e riempirle con le sue scelte. Ok, però è anche fondamentale, è come se una persona fosse un palazzo, una casa, con Mm. le finestre, le porte, ma soprattutto le finestre. Ecco, occorre chiuderle le finestre, aprirle solo quando l'aria è pulita, non quando passa il camion. Quando passa Deve il dis- camion o c'è un incendio, si chiudono le finestre per non riempire la casa di fumo. Mm? Mi viene da dire che deve fare proprio, deve discriminare, cioè deve fare una cernita, innanzitutto una schermatura personale e poi cercare appunto di, come dici tu, di aprirsi nel momento in cui si percepisce che comunque c'è aria pulita. Sì, assolutamente d'accordo. Ok. A quanto vibra Maria? Mi viene 2 miliardi. Molto bene. Wow. A che rapporto hanno PS e PE nel suo stato? 42 la PS. 42. Mm-mm. Mm. Perché ha così disparità? E mi viene come se come se questo suo dono fosse molto legato allo spirito, alla parte eterica, fosse molto dettato dalla parte eterica, cioè dal collegamento che ha lei con l'etere che è ovunque, no? È come se questo suo dono fosse tanto spirito, tanto etere. Mi viene Mhm. questa cosa qua. Ci sarà un giorno dei prossimi in cui questa percentuale si avvicinerà più al 49-51, 50-50? Mi viene da dire sì, però è un lavoro che deve fare lei. È come se deve equilibrare questo suo dono, equilibrare che è collegato tanto al collegamento che ha al suo spirito con l'edere, quindi con tutto praticamente. Che l'edere è tutto. Va bene, abbiamo finito. Quindi Sabrina, disconnettiti da Maria, disconnettiti da tutto e tutti, fai il solito controllo a te e al posto in cui vivi, a me, al posto in cui vivo, e dimmi quando sei pronta a tornare.